Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi vi porto davanti a una pianta di cui non ho mai parlato nel mio canale Appuntamento in Giardino, non credo di averne mai parlato, ed è una pianta con una grande importanza, soprattutto in cucina, ma non solo, perché anche in giardino può regalare veramente delle grandi soddisfazioni. La pianta in questione è la salvia, da non utilizzare solo in cucina. Eccoci davanti alla salvia, questa meravigliosa pianta della famiglia delle lamiacee, come anche la menta, una pianta molto utilizzata in cucina, una pianta che troviamo spesso negli orti, nei giardini, proprio perché è anche abbastanza ornamentale come pianta, però più che altro la salvia officinalis, questa è proprio la salvia officinalis, viene più che altro utilizzata in cucina. La pianta si presenta come un grande cespuglio, in questo caso è abbastanza grande, ma può diventare ancora più grande e può anche arrivare a 50 cm di altezza e anche più. Come sempre io mi muovo con il mio quadernino proprio per non perdermi degli appunti che sono molto importanti da non tralasciare quando si parla di una pianta con questa grande importanza. La Salvia officinalis è una pianta aromatica ed è una pianta perenne, quindi l'abbiamo tutto l'anno nel nostro giardino, non è una pianta che sparisce per poi ricomparire. Può soffrire anche un gelo particolarmente intenso, si rovina anche magari nel suo aspetto, ma poi in primavera riparte. Se vogliamo, se abitiamo in zone montane particolarmente fredde con un gelo prolungato, possiamo proteggere la nostra salvia magari con una pacciamatura fatta con della paglia o delle foglie, proprio per proteggere l'apparato radicale e anche magari i primi centimetri dei fusti che poi porteranno le foglie nel caso la pianta venga molto danneggiata. Ma diciamo che la salvia si presenta un po' come pianta con quella stessa delicatezza che ha un po' la lavanda, nel senso, ma questo poi ne parleremo poi per quello che riguarda la potatura, perché si può potare la pianta della salvia, però bisogna fare attenzione perché non bisogna scendere tanto in profondità. È un'erbacea arbustiva, la Salvia officinalis, quindi in giardino quando noi la piantiamo dobbiamo sistemarla in un posto in cui possa occupare dello spazio perché diventa abbastanza voluminosa e quindi possiamo contenerla con delle potature magari fatte ai margini per contenerle lo sviluppo perché a volte sembra quasi strisciante e colonizza delle ampie zone dove l'abbiamo sistemata. Ed è una pianta particolarmente ricca di oli essenziali. Il suo profumo lo conosciamo, è delizioso, è un qualcosa che stimola anche molto l'appetito, ma non solo, perché la salvia può essere utilizzata anche per altri scopi che non sono soltanto quelli dell'alimentazione. Dopo vedremo perché. Le salvie sono delle piante della famiglia delle lamiacee che sono distribuite in Sud America, in Europa, in Asia, nel Nord Africa. Sono delle piante con una buona distribuzione. Alcune sono utilizzate nei giardini come piante ornamentali per il colore dei loro fiori e anche un po' per l'aspetto della pianta, perché magari può avere delle foglie un po' più piccole, delle foglie un po' seghettate, insomma, possiamo veramente sbizzarrirci a portare in giardino queste meravigliose piante, alcune utilizzate per la cucina, alcune invece non devono essere utilizzate perché non sono commestibili e queste sono le salvie ornamentali. Ma parleremo delle salvie ornamentali poi dopo, per adesso ci concentriamo un pochettino sulla salvia più utilizzata in assoluto che è appunto la salvia officinalis. La salvia officinalis ha anche delle grandi proprietà, come ho detto prima, non solo per quello che riguarda il suo sapore, ma è una pianta che contiene oli essenziali, quindi possiamo anche usarla per profumare magari un ambiente, possiamo utilizzarla anche per le sue proprietà che sono, io ho fatto un piccolo elenco qui nel mio quadernino, sono come pianta antiossidante, diuretica e digestiva, digestiva perché la salvia è molto utilizzata dopo un pasto abbondante, quando noi facciamo una cena, ad esempio, in cui mangiamo di tutto e ci sentiamo appesantiti, basterà fare una tisana con delle foglie di salvia con l'aggiunta di limone per ottenere un effetto digestivo, ci aiuta a digerire ciò che abbiamo ingerito per permettere proprio allo stomaco di liberarsi da ciò che è stato accumulato al suo interno.
È una pianta antisettica ed è una pianta anche leggermente anestetica. Dico questo perché volendo, se abbiamo dei dolori magari alla bocca, possiamo masticare una foglia di salvia proprio per questo piccolo potere leggermente anestetico, per diminuire un pochettino il dolore. Naturalmente se abbiamo degli ascessi, se abbiamo delle cose importanti, rivolgiamoci al nostro dentista. Però è una pianta che è utilizzata anche per sbiancare un pochettino i denti ed aiutare anche come pianta antisettica il benessere delle gengive e quindi possiamo anche utilizzarla per masticarla, tenere in bocca una foglia e masticarla di continuo. In questo modo c'è questo potere un po' antisettico e anche leggermente sbiancante dei denti. Insomma, una pianta che ci viene incontro sia nell'alimentazione che anche con diversi utilizzi. È anche una pianta antinfiammatoria e ho letto in una ricerca che ho fatto che è una pianta sconsigliata ai soggetti nervosi, quindi potrebbe stimolare un pochettino le nostre turbe la lavanda. E quindi c'è scritto appunto sconsigliata ai soggetti nervosi, ma diciamo che la pianta, che la salvia è una buona pianta per l'alimentazione e quindi logicamente come tutte le piante non bisogna farne un abuso, possiamo ogni tanto, non lo so, aggiungere le foglie della salvia a qualche piatto che vogliamo preparare per dargli un certo tipo di sapore. Possiamo anche impastare, fare una pastella per friggere le nostre foglie di salvia, ma come molti vegetali è meglio non abusare, quindi ogni tanto ci togliamo qualche soddisfazione con questa meravigliosa pianta molto utilizzata in cucina. Volendo possiamo anche raccogliere in primavera ed estate, soprattutto d'estate, le sue foglie, farle seccare all'ombra, poi sminuzzarle, così abbiamo delle foglie di salvia sminuzzate e secche da utilizzare poi nel periodo autunnale e invernale. Per quello che riguarda la coltivazione della salvia, questo è qualcosa di veramente facilissimo. Io ho un terreno argilloso qui in giardino, quindi è un terreno non molto adatto alla coltivazione della salvia perché il terreno argilloso tende a tenere tanto l'acqua, a trattenere molto l'acqua. Che cosa ho fatto? Quando ho ricevuto delle piantine che sono state estirpate dal mio vicino, me ne ha dato un po', io l'ho portato in questa zona del giardino, ho fatto una bella buca, anche un po' profonda, e ho modificato il terreno argilloso aggiungendo una buona dose di perlita. In questo modo quando piove l'acqua defluisce subito e non rimane stagnante poi nell'apparato radicale della salvia perché patisce molto un eccesso idrico. Quindi va bene in giardino un posto in cui, non lo so, magari per un mese piove di continuo, ma l'acqua continua a scorrere perché il terreno presenta appunto un qualcosa che aiuta l'acqua a scorrere via. Attenzione a questo perché la salvia è una pianta che patisce il ristagno idrico e patisce anche molto l'umidità dell'aria, quindi per quello che io dico coltiviamola al sole, perché il sole asciuga le foglie dopo la pioggia e automaticamente scalda il terreno favorendo l'evaporazione della quantità di umido che c'è nel terreno e in più scaldandolo fa sì che la pianta si trovi in una condizione di secco. Assolutamente il sole, quando la mettiamo in giardino, il posto più soleggiato possibile e questa pianta crescerà rigogliosa regalandoci tantissime foglie da portarci in tavola. Per quello che riguarda invece la moltiplicazione della salvia, si può riprodurre tramite talea, che è anche abbastanza facile, dobbiamo tenere poi la talea in un vasetto leggermente umida, non secca, perché le radici devono partire e trovare un luogo per poter radicare che sia comunque umido. Poi una volta che la pianta comincia a sviluppare le foglie, possiamo poi bagnare poco questo vasetto, ma non dobbiamo anche lì bagnarla troppo perché altrimenti perdiamo le nostre piante, altrimenti può essere moltiplicata anche per seme. Io ci ho provato più volte a seminare la salvia, ma ho sempre avuto un po' di difficoltà, preferisco la talea. Quando acquistiamo le nostre piante in vasetto nelle fiere di giardinaggio oppure qualche amico ci dà una pianta che è stata sradicata dalla terra per metterla nel nostro giardino, ricordiamoci che il periodo più adatto per poter portare le salvie nel nostro giardino va dalla primavera in poi, fino anche all'inizio dell'autunno, però il trapianto in giardino fatto nei mesi invernali può dare qualche difficoltà alle nostre salvie, spesso non radicano bene e quindi non si sviluppa bene la pianta e rischia poi con delle grosse gelate, delle nevicate continue, rischiamo poi di perderla. Quindi il trapianto, se vogliamo portare delle nuove piante, scegliamole sempre in un periodo che va dalla fine dell'inverno fino all'estate inoltrata, non andiamo poi oltre, proprio per permettere a queste piante di svilupparsi bene.
Per quello che riguarda invece la potatura, ricordiamoci che la salvia somiglia un pochettino alla lavanda come portamento, quindi tutto ciò che c'è al di sotto tende a lignificare, quindi la parte verde rimane poi un po' più in alto. Questo che cosa vuol dire? Come per la lavanda, se noi poi andiamo a potare rasoterra la nostra salvia, rischiamo poi di creare un danno. Quindi teniamoci sempre, quando la vogliamo potare, arrivando quasi alla parte legnosa, ma senza andare tanto oltre, perché la parte legnosa dei fusti tende poi ad emettere delle nuove foglie con difficoltà, mentre una potatura fatta a metà di un ramo verde, quello che è un po' più morbido, permette poi un nuovo sviluppo. Questo succede anche con la lavanda. Se noi vogliamo avere un cespuglio abbastanza in ordine di salvia o di lavanda, ad esempio, dobbiamo partire già dal secondo anno di coltivazione con le potature. Non scordiamo questa cosa, altrimenti la pianta cresce tutta disordinata. Questo lo si nota tantissimo nelle piante di lavanda. Con delle potature regolari otteniamo dei bellissimi cespugli. A volte con un certo tipo di potatura possiamo dare a questo cespuglio anche una forma abbastanza arrotondata. Se ci dimentichiamo di potarla, lei continua a linificare e cresce poi tutta in ogni direzione e si svuota tante volte anche all'interno. Questa è una pianta che io non ho potato tantissimo e si può vedere che all'interno è abbastanza vuota. Poi ci sono questi lunghi rami che a volte toccano la terra e cominciano anche a radicare. Quindi una potatura regolare per avere un bellissimo cespuglio. La potatura della salvia deve essere fatta in 2 momenti dell'anno: a marzo, comunque prima dell'arrivo proprio della primavera, fine inverno, i primi di marzo, così andiamo a fare una pulizia del secco, quindi togliamo tutte le parti secche e facciamo una sorta di pulizia della nostra pianta. Poi a luglio, per quello che riguarda le salvie ornamentali, dopo la fioritura, se la fioritura è nel mese di agosto, subito dopo la fioritura andiamo a fare una potatura un pochettino più decisa, ma se ci avviciniamo all'inverno, piuttosto questa potatura decisa la faremo poi prima dell'arrivo della primavera, alla fine dell'inverno, perché poi potrebbe arrivare un freddo intenso che soprattutto nelle salvie ornamentali rischia di danneggiarle, perché sono meno robuste della salvia officinalis. Quindi marzo, luglio sono 2 mesi adatti per una buona potatura della nostra salvia. Ripeto, marzo una pulizia più che una potatura di tutto ciò che c'è del secco, e invece a luglio possiamo andare anche abbastanza decisi per ridare proprio la forma alla nostra pianta. Una piccola nota ancora sull'utilizzo della salvia in cucina: quando andiamo a raccogliere le nostre foglie non rompiamo i rami andando a danneggiare proprio quelli che sono lignificati, perché da lì fa fatica a partire. Quindi andremo nella nostra salvia o tagliando magari la parte proprio finale del ramo, sempre sulla parte un po' più morbida, oppure ci raccogliamo quelle foglie che ci servono in cucina. Non andremo a spellare, come dire, un ramo intero da tutte le sue foglie. Se mi servono una decina di foglie, io ne raccoglierò una qui, andrò a raccoglierne un'altra qui, proprio per far rimanere alla salvia sempre questo aspetto un po' pulito, perché poi vedere un bel cespuglio con dei rami spogli dalle foglie non è un qualcosa di molto piacevole. Questo mi fa ricordare un pochettino la raccolta dei fiori, ad esempio della calendula. Se raccogliamo solo il fiore rimane poi lo stelo che portava il fiore dritto così e crea un aspetto disordinato. Andiamo sempre a tagliare ciò che ci interessa e ce lo portiamo in cucina, oppure, come dicevo, una raccolta di foglie un po' su tutta la pianta, in modo da esteticamente non danneggiarla. La Salvia officinalis è una pianta, come dice anche il suo nome, che si può utilizzare in cucina, ha tantissime proprietà che fanno anche bene al corpo. Ci sono delle salvie invece che sono salvie ornamentali che non vanno mangiate, non sono commestibili, quindi attenzione alle salvie che noi portiamo nel nostro giardino. Io ricordo che avevo acquistato una salvia che mi è stata venduta come salvia indiana, una salvia ornamentale con dei fiori rossi, e ricordo che mia mamma aveva assaggiato 2 o 3 foglie per vedere se era proprio una salvia, e in effetti l'odore c'era, però poi quel giorno lì ha avuto un forte mal di stomaco, e quindi attenzione nel fare utilizzo delle salvie. Queste la possiamo mangiare, quelle ornamentali bellissime con i suoi fiori, teniamole come piante, come dice il nome, ornamentali, ovvero per decorare il giardino, perché quelle piante ci delizieranno con i loro fiori, con il colore e non con il sapore.
Bene, dai, adesso ci muoviamo, andiamo a vedere qualche salvia ornamentale. Purtroppo ci troviamo nel mese di novembre in cui tanto è sfiorito, ma una salvia ha ancora i suoi bellissimi fiori, è la salvia ananas. Andiamo a vederla insieme, così parliamo un attimino di salvie ornamentali e poi dopo concludiamo il video. Questa è una salvia che io coltivo in giardino da 2 anni, l'ho avuta anche negli anni scorsi, poi l'ho persa perché non l'avevo curata come andava curata. Questa è la salvia sclarea, riesce a creare delle foglie enormi, veramente grosse, e in più ha questa fioritura spettacolare. In uno dei video di appuntamento in giardino del passato mi ricordo che avevo anche filmato questa fioritura. Dovrebbe essere un video probabilmente dell'anno scorso, se non sbaglio, però un video con un altro argomento in cui avevo inserito anche la fioritura delle salvie. Le salvie nel canale Appuntamento in Giardino le ho sempre un po' trascurate e mi spiace perché sono delle piante veramente facili che colorano tanto il nostro giardino. La salvia sclarea è una pianta anche di buone dimensioni, può essere alta più di 50 cm, può arrivare anche ad 1 metro d'altezza con la fioritura o anche di più, con dei fiori meravigliosi che sono screziati un po' di violetto azzurro su questo bianco, insomma una fioritura spettacolare. Eccomi qua davanti alla salvia indiana di cui ho parlato prima. Scusate i rumori di sottofondo, ma stanno facendo dei lavori qui nei dintorni della mia casa. Spero che si senta bene l'audio. Questa è la salvia che mi è stata venduta 3 o 4 anni fa come salvia indiana. Come potete vedere, questo è un esempio un po' di trascuratezza della salvia. Ci sono dei rami lignificati addirittura a questa altezza, quando è già partita anche la vegetazione nuova che è un pochettino più morbida. Io che cosa farò? Adesso la lascio fiorire, vedrò come va la stagione. Se arriverà già la neve la lascerò così e poi in primavera farò una potatura abbastanza decisa. Se continueranno queste temperature abbastanza miti durante il giorno, piuttosto quando vedrò che comincerà un pochettino a sfiorire, andrò a fare questa forte potatura, scendendo abbastanza in basso e cercando di ridargli un pochettino una forma. Al limite andrò poi con una buona protezione al piede della pianta per proteggere le radici, magari la prima parte con del tessuto non tessuto, della paglia, proteggere proprio la base della pianta in modo che possa ricacciare in caso di potatura estrema e di leggero danno alla pianta. Altrimenti vedrò, piuttosto farò il tutto poi all'inizio della primavera. Invece di essere una potatura sul secco sarà una potatura abbastanza decisa. Non dobbiamo aver paura quando potiamo le salvie, anche se sono un po' in fioritura, per ridargli un pochettino la forma, perché questo stimola la pianta a produrre dei nuovi fiori. Infatti quello che bisognerebbe fare ogni tanto è andare a togliere tutto ciò che è sfiorito per permettere una nuova produzione di fiori. Ecco la salvia ananas, questa è la salvia elegans, e produce questi fiori che sono uno spettacolo, di un rosso scarlatto, come dicevo, meraviglioso. Come ho detto anche in un altro video di appuntamento in giardino, ogni tanto scendo giù, ne raccolgo qualcuno, ne stacco proprio qualcuno per decorare, non lo so, delle insalate. Naturalmente mettendo qualche fiorellino sull'insalata che poi può essere anche eliminato e non ingerito, perché la salvia ananas credo che sia anche commestibile, ma non ne sono sicuro. So che è una salvia ornamentale, è chiamata così per il suo odore di ananas, delle sue foglie, che è veramente buono, però non mi azzardo a dire che è una pianta commestibile, quindi io la utilizzo semplicemente come salvia ornamentale. Questa è una pianta che potete vedere, sarà un 40 cm di altezza circa, ma può diventare un cespuglio veramente grande e superare il metro di altezza quando si trova in un buono stato di coltivazione. E anche qui andremo a fare delle potature per dargli un aspetto un pochettino arrotondato, ma può superare proprio il metro di altezza, e quindi anche lei è una pianta che deve essere messa in giardino in una zona in cui abbia spazio poi per svilupparsi. Anche qui un'altra salvia trascurata. Purtroppo quest'anno, per via dei problemi che ci sono stati, io il giardino l'ho trascurato parecchio, e quando noi lasciamo andare un po' le lavande al loro ciclo di sviluppo e le salvie senza un controllo nostro, rischiamo proprio quello che potete vedere: lignificazione dei rami, uno sviluppo disordinato, è cresciuto in mezzo anche un'altra pianta. Insomma, anche qui c'è da recuperare, però sono contento di questa trascuratezza, perché così posso farvi vedere che cosa succede se trascuriamo una piantina di salvia, non la curiamo e non la potiamo come andrebbe fatto.
e qui si vede proprio un risultato di grossa trascuratezza. Questa dovrebbe essere una salvia greggi, se non sbaglio, ha dei fiori violetti. Qualche mese fa, un mese fa circa, aveva tantissimi fiori, adesso pian piano sta sfiorendo, quindi potrei fare un intervento, però è una pianta molto piccola e quindi piuttosto andrò a fare una leggera pulizia e poi alla fine dell'inverno, quando la pianta comincerà a ripartire col suo sviluppo, farò anche qui una potatura un pochettino più decisa, un po' l'inverso da quello che ho detto all'inizio del video, però per recuperare delle piante bisogna poi alla fine potarle e scendere un pochettino, in modo da ridargli poi una buona forma. Dopo parliamo della coltivazione delle salvie ornamentali, perché essendo meno rustiche hanno bisogno di un'attenzione in più. Qui c'è qualche altro fiorellino che si sta sviluppando, quindi per adesso magari la lascio così e mi godo questi piccoli fiori che sono veramente di un colore meraviglioso. Quella che potete vedere qui invece è una salvia bianca, mi è stata venduta come salvia bianca, e quella che dicono viene utilizzata con la raccolta, poi si legano tutte le foglie, si fanno seccare e poi viene bruciata perché sprigiona poi questo fumo che si dice un fumo purificatore per gli ambienti, anche per purificare, una pianta un po' mistica. Quella che vedete qui non è una pianta in grande sofferenza, ne è rimasto solo un ramo perché il resto è morto, è una pianta che ho acquistato quest'anno con uno sviluppo abbastanza lento. Le sue foglie sono pelose, carnose, di forma lanceolata e non vedo l'ora di avere un bel cespuglio grande, magari il prossimo anno poi in primavera partirà bene con un nuovo sviluppo. Ricordiamoci sempre che quando portiamo le piante in giardino acquistate ci vanno sempre dagli 1 ai 2 anni per avere poi degli esemplari abbastanza notevoli e vistosi, e quindi qui dovrò attendere il prossimo anno con un nuovo sviluppo di questa salvia bianca. Vi ho portato qui davanti alle lavande, queste sono delle lavande, non è una salvia, proprio per farvi vedere che una potatura corretta dà questo effetto, ovvero una pianta molto cespugliosa, di un aspetto un po' ordinato. Io ho cercato di dargli un aspetto un po' a cupola, e pian piano che la pianta cresce andrà poi sempre potata quando si può, e come nella salvia anche la lavanda potata senza arrivare alla parte legnosa. Più noi trascuriamo la pianta, più la parte legnosa tende ad espandersi, e quindi più la pianta cresce in altezza più lignifica. Quindi qui rimane proprio l'argomento importante della potatura, proprio per avere un controllo sulla crescita della pianta per ottenere dei cespugli compatti. Per quello che riguarda la coltivazione delle salvie ornamentali cambia qualcosa. Sono piante abbastanza rustiche, però andrebbero protette poi d'inverno con una pacciamatura, magari con della paglia, per proteggere l'apparato radicale, perché molte salvie ornamentali, anche se vengono danneggiate dal gelo, poi dopo rispuntano con una nuova vegetazione. Anche qui ho degli appunti. Salvie ornamentali io le considero non commestibili, e molti appunto dicono di fare attenzione sull'utilizzo di questo genere di salvie. Sono arbustive, l'abbiamo detto prima, tendono a lignificare tanto in molti tipi. I fiori sono colorati veramente in maniera incredibile, possiamo avere delle salvie con dei colori rosa, delle salvie con dei fiori bianchi bellissimi, violetti o addirittura anche rossi. Abbiamo visto il rosso scarlatto della salvia ananas, ad esempio, che è molto attrattivo, anche se per qualcuno è un po' stucchevole come pianta, proprio per questo colore fortissimo. La messa a dimora di queste piante deve essere fatta a fine inverno. Ricordiamoci che sono un po' meno rustiche della salvia officinalis, quindi le possiamo sistemare in giardino in primavera, quando andiamo in giro per vivai o per queste manifestazioni florovivaistiche. Ne possiamo trovare di tantissimi tipi e portiamo in giardino le salvie per un motivo molto particolare. Sono piante che hanno bisogno di poca acqua, non vogliono frequenti bagnature. Logicamente all'impianto bisognerà seguirla, ma quando la pianta è accestita ed è partita con la sua vegetazione, che ha ben radicato, possiamo anche dimenticarcele, perché sono piante che sopportano meglio un po' di siccità rispetto a un eccesso idrico. Quali accostamenti possiamo utilizzare portando le lavande nel nostro giardino? Sicuramente stanno bene vicino l'orto le lavande, perché colorano anche il nostro orto, che solitamente è pieno di ortaggi, ma di fiori non ce ne sono tanti, soprattutto attrattivi, belli esteticamente, anche se i fiori della zucchina sono
molto ma molto belli, però possiamo accostare le nostre salvie con le lavande, ad esempio, possiamo fare un cespuglio di lavande e vicino possiamo mettere una bellissima salvia colorata, possiamo accostarla alla santolina, un'altra pianta che cresce a cespuglio, anche lei va potata e quindi con queste foglie grigiastre che potrebbero risaltare con la vicinanza di una salvia magari dai fiori blu, potrebbe essere un bellissimo contrasto. Possiamo anche accostare la salvia ad altre piante aromatiche come la menta e anche con il rosmarino. Ho letto che non sempre il rosmarino e la salvia vanno d'accordo messe vicino, però tanti smentiscono questo e dicono che il più è il fatto che il rosmarino tende a diventare una grossa pianta e rischia di mettere in ombra la salvia, che ha un pochettino di sviluppo minore, e quindi l'ombra nella salvia non va bene perché lei vuole il sole. Tra le salvie che possiamo trovare in commercio mi sono fatto un piccolo elenco, c'è la salvia argentea, che è quella bianca, la salvia sclarea, che abbiamo visto prima con questi fiori spettacolari, che però vi farò vedere per il prossimo anno. Torniamo magari a parlare di salvie. La salvia azzurrea, che ha dei fiori di un azzurro meraviglioso, veramente un azzurro cielo, bellissima. La elegans, che abbiamo visto che è la salvia ananas, fiori rossi, farinacea sul violetto, la grami rosa intenso, la greggi, che è quella che vi ho fatto vedere prima, rosa o rossa a seconda della varietà. C'è la nemorosa, che è un'altra pianta straordinaria perché invece di avere dei fiori come abbiamo visto fino adesso fa dei fiori un po' a spiga, allungata, ed è una pianta meravigliosa. La patens, che è colore azzurro, e la splendens anche con dei fiori rossi se non erro, e in più, l'ho detto in un recente video di appuntamento in giardino, c'è la salvia Anthony Parker, che è una meraviglia incredibile. Io l'avevo qui in giardino, purtroppo l'ho persa perché l'ho sistemato in una zona che ha avuto poi un eccesso idrico perché è fuoriuscito questo fiumiciattolo che viene, un torrentello che corre nel mio giardino, è fuoriuscito con delle piogge abbondanti inondando completamente la zona e questa salvia non ce l'ha fatta. Questo è successo in pieno inverno, quindi c'era anche il freddo, le radici, l'acqua in eccesso, insomma un disastro, ma vi posso assicurare che la salvia Anthony Parker al suo sviluppo completo ci mette 2 anni a diventare un esemplare fantastico. Era un cespuglio di queste dimensioni, alto così, con una marea di fiori blu. Credo che qua in giardino una pianta così appariscente non l'ho mai avuta per il colore dei suoi fiori, e tra l'altro la facilità di coltivazione portava questa pianta a fiorire in maniera magnifica. Quindi salvia Anthony Perkins tra le mie preferite, Anthony Parker, scusate, tra le mie preferite in assoluto. Io direi di concludere così questo video dedicato alla salvia. Mi spiace, come ho detto anche prima, di non essere in un periodo in cui si vedono tantissime fioriture e lo sviluppo pieno della pianta, ma torniamo il prossimo anno in giardino con i video di appuntamento in giardino per parlare di nuovo di salvia, e magari lo facciamo per parlare dei fiori delle salvie, che potrebbe essere un ottimo appuntamento e anche bello per gli occhi, un qualcosa di esteticamente meraviglioso. Dai, vediamo quello che riusciamo a fare. Per adesso vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie come sempre. Ciao ciao!